Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Buon Santo Stefano, buon onomastico a chi è iscritto alla community e chi dovesse passare per la prima volta. Sotto questo contenuto continuiamo la situazione calciomercato e mercato a saldo zero per quanto riguarda il Napoli, perché De Laurentiis ci ha fatto sapere che Manna non è nuovo a gestire situazioni del genere e c'è una data da cerchiare in rosso per quanto riguarda il rientrare in determinati parametri. Il futuro di Vergara, Ambrosino e Marianucci. Dalle parole di Mario Giuffredi facciamo il punto della situazione insieme. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina, e se vi piace il video un bel like. Fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Poi chi ha un hype di riserva e lo vuole spendere, fate pure. Detto questo, la situazione mercato a saldo zero. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis non si è lasciato scalfire dalla presa di posizione della FIGC, ma comunque sono parametri e paletti UEFA, anche se viene nominata la FIGC. Infatti il club azzurro ha le idee chiare su come operare nel mese di gennaio, anche con il mercato a zero. Il Napoli era perfettamente consapevole della situazione che la FIGC era pronto a ufficializzare e dunque preparato. Se opererà lo farà giocando con i prestiti, soprattutto dopo aver ceduto 3-4 pedine. In lista il direttore sportivo Giovanni Manna, o John Manna se lo vogliamo chiamare così vista l'affinità inglese, ha già condotto in passato sessioni di mercato muovendosi tra le vie strettissime del saldo zero. Tra l'altro le esigenze attuali sono molto meno soffocanti rispetto al recente passato. Le strategie di gennaio sono legate soprattutto al recupero dei centrocampisti. Conte ha perso in sequenza De Bruyne, Gilmour, Anghissà. Dopo il forfait di Frank è cambiato il sistema di gioco e il suo ritorno, previsto per la metà di gennaio, potrebbe già ridurre l'emergenza. Quindi è un Manna già abituato a gestire situazioni del genere ed è un Napoli che comunque, così come si legge, le esigenze attuali sono molto meno soffocanti rispetto al passato. Se prendiamo già una Lazio di turno che ha avuto ovviamente il blocco del mercato, non potendo fare niente, però avevi comunque una rosa rivedibile, ecco, rispetto alla rosa che ha il Napoli, ai trofei che abbiamo portato a casa, alle competizioni che ci stiamo giocando, visto il percorso del Napoli in questi anni, che non ha mai visto praticamente perdite, non ha mai visto situazioni gravi di bilancio da dover rifondare. I paletti sono paletti UEFA e quindi il coefficiente di 0,8 per quanto riguarda il costo del lavoro allargato e i ricavi non deve essere superato. C'è una data però da cerchiare in rosso ed è quella del 31 marzo 2026. Ci arriviamo. La commissione indipendente per la vigilanza sui conti dei club ha imposto a Napoli la restrizione a saldo zero. La decisione deriva dallo sforamento dell'indicatore del costo del lavoro allargato, dove finiscono anche ingaggi dei calciatori, commissioni agli agenti, e quindi non deve superare lo 0,8 rispetto ai ricavi. Questo parametro include appunto stipendi, ammortamenti dei cartellini, contributi e costi agenti. Per il Napoli gli investimenti recenti hanno alzato i costi senza ricavi proporzionali. Il pericolo maggiore all'orizzonte: dal 31 marzo 2026 la soglia scenderà allo 0,7 allineandosi ai criteri UEFA. Quindi se il Napoli non rientrerà nei parametri, l'estate 2026 potrebbe avere un blocco del mercato. Poi ci si fanno domande perché ci sono società indebitate, il Napoli invece alle casse floride viene comunque attaccato tra virgolette da questo mercato a saldo zero. Sono situazioni completamente diverse, quindi non possiamo comparare debiti stramilionari di società con paletti messi dall'UEFA per quanto riguarda la gestione del mercato. Non sono assolutamente d'accordo, assolutamente sì, però dobbiamo rispettarli. E la cosa che a me non va giù è che poi potresti, ecco, risanare questa situazione immettendo denaro nella società. Quindi se tu vuoi indebitarti ulteriormente, nel caso hai già debiti e stai lì per non fallire, puoi diciamo immettere denaro andando ancora più giù dal punto di vista dell'essere sano, ecco, come società. Ecco, quello è questo che non condivido. Se io sono in difficoltà,
tra virgolette, non posso far mercato per aver sforato determinati parametri, è inutile che la soluzione può essere immissione di denaro nella società, perché fai solo il male delle società che poi compongono le leghe, e andando avanti, lo faccio io, lo fa Tizio, lo fa Caio, lo fa Sempronio, ti ritroverai comunque in un mondo di debiti e in leghe piene di debiti, dove società floride come il Napoli nemmeno a contarle sulle dita di una mano. Ma noi siamo assolutamente contentissimi e orgogliosi di avere questa gestione De Laurentiis, che, messa alla prova ulteriormente con questa situazione, farà vedere a tutti quanti come andrà gestita al meglio. Detto questo, la situazione Vergara, Ambrosino e Marianucci ce lo dice Mario Giuffredi, agente dagli altri di Lorenzo Politano, eccetera, eccetera, eccetera. Futuro di Marianucci. Piace al Torino. Quale futuro? Sapevamo che Marianucci a Napoli si catapultava in una situazione più grande di Empoli come un triplo salto, quindi mette in preventivo di poter giocare poco, ma per ambire a qualcosa di importante bisogna prendersi dei rischi. Marianucci è migliorato con Conte, è vero che piace al Torino, tra qualche giorno faremo considerazioni in attesa di parlare con Manna ed il ragazzo per capire la destinazione migliore. Credo che il Napoli voglia darlo in prestito secco perché resta nei pensieri del club, magari per tornare in azzurro con 6 mesi di attività alle spalle e con minutaggio. Vergara e Ambrosino, qual è il loro futuro? Credo che valga lo stesso discorso di Marianucci. Il minutaggio è stato quello che è stato, hanno grandi qualità e vanno mostrate in campo. Nessuno fa carriera in panchina, possono andare ovunque gli venga cucito un vestito tattico adeguato per dimostrare il loro valore, per poi tornare a Napoli. Per quanto riguarda la situazione mercato, perché poi non dobbiamo cadere nel tranello e pensare mandiamo via Vergara, Ambrosino e Marianucci, allora rientriamo per quanto riguarda la situazione paletti UEFA. Gli under 22 italiani non fanno testo per quanto riguarda il loro ingaggio nei costi, e quindi che tu mandi via Ambrosino e Vergara non rientrano assolutamente in quella situazione. Il Napoli deve cedere, e nel caso prendere calciatori allo stesso ingaggio e cedere e comprare alle stesse cifre per restare lì tra i paletti UEFA, ma gli under 22 italiani o calciatori di 22 anni italiani non risultano, cioè non vanno a gravare, ecco, su quella situazione dei paletti UEFA, quindi per, diciamo, scendere al di sotto o fare qualcosina da quel punto di vista. C'è un Lucca, ad esempio, che se ne parla sul mercato, non sul mercato. Lucca, per esempio, calciatore sopra i 22 anni, con ingaggio che va a gravare su quella situazione. Potresti già, per esempio, quando prende Lucca 2,5 prestito, prendi un altro calciatore in prestito, Lucca quanto becca? 2,5, 3 milioni ad esempio. Il prestito a quanto lo prendi il calciatore nel senso di stipendio? 1 milione. Sei già sotto a quello che eri prima, ovviamente, di cedere calciatori in prestito. È importante questa situazione degli under 22 perché diciamo i calciatori italiani non rientrano in questo conteggio, ma non italiani sì. Ecco perché Oilund e altre operazioni che potresti fare se non sono italiani non vanno bene, perché altrimenti sfori e va a finire che poi entro il 31 marzo 2026 non ti ritrovi con le direttive, e poi lì sì che saranno situazioni ovviamente, diciamo, da non percorrere e abbastanza difficili, avendo il blocco del mercato per la prossima stagione. Voi mi direte, ma c'è l'Inter, ma c'è la Juve, ma ci sono tutte queste società che sono indebitate, eccetera, eccetera, debiti su debiti e quant'altro. Sono altre situazioni, sono diciamo regolamentate diversamente, volute, qualcuno potrebbe dire, e mi associo anche io, volute per quanto riguarda i bacini di utenze, tenute a galla e quant'altro, sì, ma non è diciamo comparabile come situazione, perché questi sono dei paletti UEFA e la situazione poi bilanci rossi e quant'altro, anche se molto ma molto gravi, rientrano, diciamo, vengono regolamentate da altre leggi scritte ad hoc e cambiate
ad hoc. Lo dico a bassa voce perché altrimenti poi ci sentono e dicono voi sempre i soliti napoletani. Sì, noi sempre i soliti napoletani siamo qui perché abbiamo ovviamente casse floride e non sforando la situazione diciamo UEFA possiamo continuare a far mercato e a spendere per tutto ciò che abbiamo costruito negli anni, e quindi abbiamo un Giovanni Manna che ha già gestito situazioni del genere, siamo in una botte di ferro. Vi lascio un grandissimo saluto, ancora auguri per chi festeggia oggi l'onomastico, buon Santo Stefano, ci vediamo domani sul canale per analizzare ovviamente la partita che ci aspetta, Cremonese-Napoli. Andiamo a vedere le ultime per quanto riguarda l'avversario, punti di forza, punti deboli, cosa possiamo fare noi e cosa potrebbero fare loro. Cerchiamo di sfatare questa situazione fuori casa e chiudere l'anno in bellezza. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!